Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale. Io sono Anna Maria e sono qui per parlarvi di libri. Esatto, anche io ho deciso di aprire un canale YouTube per parlarvi di libri. Mi scuso per la pessima qualità del video, ma purtroppo non ho a disposizione alcuno strumento professionale. Sono qui con una missione. La mia missione è quella di cercare di salvare la reputazione di un genere che sta vivendo un momento di decadimento, ossia il genere young adult/fantasy. Lo young adult sta vivendo un momento di decadimento, anzi, posso dire che sta fallendo, poiché molti autori e molti autrici non hanno capito che i cliché che usano non funzionano o non hanno mai funzionato. E non hanno capito, soprattutto, e questo mi dà molto molto fastidio, non hanno capito l'importanza che la lettura ha, il valore che leggere deve avere per i ragazzi, se lo sono totalmente dimenticato, e questo per il dio denaro. I libri, ogni genere di libro deve insegnare qualcosa, almeno secondo la mia opinione. E ritengo che il genere young adult, diretto perciò a ragazzi che vanno dall'età adolescenziale fino ai 19-20 anni, debba avere come scopo principale quello di lasciare un messaggio positivo, un'influenza positiva nei ragazzi. Quello che più mi disgusta è leggere libri che mandano messaggi totalmente negativi, come possono essere relazioni tossiche, gelosie, romanticizzazione delle malattie mentali, delle dipendenze. In libri diretti a ragazzi che dovrebbero capire invece quanto stare più possibile lontano da questo mondo che è lo specchio della nostra società. Noi viviamo in una società terribile, in cui non c'è giorno in cui al telegiornale non vediamo donne massacrate per la gelosia degli uomini, in cui non c'è giorno in cui non leggiamo di ragazzi morti per colpa di droghe, per colpa dell'alcol, ragazzi che si distruggono poiché non ascoltati dalle famiglie o dai professori o dalle autorità competenti per quanto riguarda i loro problemi. E nei libri tutto questo viene fatto passare come ciò che è giusto. Tutto quello che è sbagliato nei libri young adult di oggi viene romanticizzato e mi rifaccio come esempio a libri scritti forse da ragazze giovani, forse da ragazze che ancora devono maturare, come per esempio After, esempio lampante, in cui viene romanticizzata una storia abusiva. E a me questo dà molto fastidio, poiché i media capiscono che i ragazzi leggendo questo genere di storie vengono influenzati negativamente. Perché vengono influenzati negativamente i ragazzi se leggono che è giusto che il ragazzo sia geloso e violento. I media giustamente condannano questo genere, condannano gli autori di questo genere e io sono qui perché ho la missione, mi sono data la missione di parlare di libri young adult che invece sono molto validi, soprattutto nel genere fantasy, che
possono influenzare positivamente i ragazzi, sempre ovviamente secondo la mia opinione, secondo la mia esperienza personale di lettura, però da lettrice accanita penso che dietro di me si possa vedere la minima collezione che ho, solo perché non posso mostrarvi le scatole qua sotto, di libri. So cosa è più giusto che i ragazzi leggano, soprattutto i ragazzi di oggi, che non solo non leggono, ma quel poco che leggono lo leggono male. Io vorrei parlarvi di una saga di cui mi sentirete spessissimo parlare, che prenderò spesso come punto di riferimento, parlando in futuro anche di altri libri, che secondo me è l'esatta rappresentazione di ciò che lo young adult dovrebbe essere e ciò che lo young adult dovrebbe insegnare. La saga in questione è A Court of Thorns and Roses di Sarah J. Maas. Sarah J. Maas, autrice americana, molto famosa in America, numero uno sempre nelle classifiche del New York Times, autrice anche di un'altra saga forse più famosa, che è Throne of Glass, scritta alla giovanissima età di 16 anni. Sarah J. Maas ha scritto prima Throne of Glass, fortunatissima saga, più vicina al fantasy che allo young adult fantasy, arrivata alla conclusione quest'anno con l'ultimo libro che dovrebbe essere l'ottavo, se non mi sbaglio il settimo o l'ottavo, ho perso quasi il conto, che esce quest'anno a fine ottobre, e autrice quindi anche di A Court of Thorns and Roses. Detto questo, fatta questa introduzione ai temi del canale e al canale, vi lascio al prossimo video. Spero che questo video vi sia piaciuto, spero che le mie idee, le mie opinioni vi abbiano potuto dare spunti di riflessione. Se avete qualsiasi commento da fare qua sotto, come sempre. E ci rivediamo al prossimo video con A Court of Thorns and Roses di Sarah J. Maas.